Oggi vorrei concludere l'intervento cominciato giovedì scorso relativo ai Veneti, andando a rispondere a quella che effettivamente era la domanda primigenia, quella che mi è stata posta da Andrea, relativamente a come combattevano i Veneti e a quali erano le principali battaglie alle quali sappiamo hanno partecipato. Grazie al prezioso contributo dell'arte delle situle e quella delle laminette votive, riusciamo a ricostruire uno spaccato abbastanza preciso dell'evoluzione dell'arte della guerra in seno alla cultura testina. Nel VI e nel V secolo a.C., la figura del guerriero venetico è grossomodo sovrapponibile a quella del suo omologo etrusco, o meglio, del suo omologo dell'Etruria padana. Il combattente veneto per eccellenza, all'epoca, è un oplita. Combatte infatti con un aspis, uno scudo rotondo di tipo greco, del diametro di 90 cm, un metro, dalla struttura convessa e imbracciato, quindi uno scudo molto statico ma anche molto protettivo. Sul capo porta un elmo semplice, a calotta, decorato spesso con una cresta di crine di cavallo, detto elmo negau, oppure altre tipologie di elmo, più complesse, che si ispirano al mondo greco ed ellenistico e che sono simili agli elmi attico-calcidesi o attico-traci. Infine, nella mano destra impugna due armi in asta, una più lunga e robusta, una lancia da urto, l'altra più corta e leggera, evidentemente un'arma d'agitto. L'insistere su questa coppia d'armi, delle quali una è evidentemente un giavellotto, che si ritrova anche nelle raffigurazioni dei combattenti etruschi, è la spia di un approccio allo scontro che, sebbene idealmente si ispiri al mondo oplitico della Grecia, in realtà è molto più dinamico. La presenza di armi da getto indica una ricerca di tecniche di ingaggio molto più fluide, quindi sì oplitismo, ma reimmaginato in una nuova chiave che è quella propria della guerra italica. Questo d'altra parte si riflette nella presenza di altre figure di combattenti rispetto all'oplita, che sebbene siano meno rappresentate perché meno iconiche, sono comunque presenti. Abbiamo infatti guerrieri che utilizzano degli scudi diversi dall'aspis, dallo scudo oplitico. Si tratta di scudi o subrettangolari o ellissoidali. Non sappiamo esattamente la natura di questi scudi, ma probabilmente si trattava di oggetti ricavati o in cuoio crudo o in vimini ricoperto di pelle. In ogni caso, sicuramente in vimini erano gli elmi di alcuni dei guerrieri che usavano questi scudi, poiché così come li vediamo raffigurati nelle situle, li ritroviamo fisicamente dei caschi in vimini rinforzati con delle falere rotonde metalliche in contesto etrusco-padano. Tra il IV e il III secolo a.C. avviene però un cambiamento, o meglio, c'è una spinta propositiva verso un combattimento ancor più dinamico. Lo scudo oplitico di tipo greco viene abbandonato e al suo posto viene introdotto il tyreos, uno scudo oblungo a tavola piatta, rinforzato da un elemento fusiforme di legno al centro, a volte ulteriormente irrobustito da un umbone metallico. Questo scudo, in realtà, la struttura di base di questo scudo, era originaria proprio dell'Italia, della cultura villanoviana. Ma con l'affermarsi degli elementi militari propri del mondo greco era andato a perdersi, era stato relegato alle classi più basse della società. Ora, invece, con l'arrivo dei Celti, questo scudo viene reintrodotto in Italia in maniera massiccia, poiché, soprattutto perché non è imbracciato ma è impugnato, è propedeutico a un combattimento molto fluido. Oltre a questo scudo sono anche altri gli elementi della panoplia celtica che vengono adottati dai Veneti. Ad esempio, guardando il bronzetto di Lagule di Calalzo, vediamo la spada gallica sospesa al fianco destro del guerriero. E sempre una spada gallica sospesa al fianco destro la possiamo identificare nel bronzetto di Este. Ancora, il bronzetto di Lagole sul capo ha un elmo che richiama gli elmi gallo-italici nella sua struttura, quindi di nuovo un elmo celtico, mentre il bronzetto di Este indossa addirittura una lorica amata,
ovvero una cotta di maglia, un'armatura composta da tanti anelli metallici uniti l'uno con l'altro. Si tratta di un'armatura che è stata sicuramente introdotta in Europa e poi, in un secondo tempo, anche in Italia, dai Celti. D'altra parte, se nel secondo secolo a.C. Polibio scrive che i Veneti hanno una lingua diversa, per carità, ma per costumi, abiti, cultura materiale non sono molto diversi dai Celti, significa che l'elemento celtizzante era stato molto forte all'arrivo dei Galli in Veneto. Quindi abbiamo una panoplia che si costruisce a modello di quella gallica, anche se in ogni caso rimangono e permangono elementi delle panoplie precedenti. Ad esempio, proprio il bronzetto di Este, che di per sé tra cotta di maglia e spada sarebbe un perfetto guerriero celtico, sul capo porta un elmo negau, quegli elmi a calotta che sono propri della cultura venetica ed etrusca nel periodo precedente. Quali sono le battaglie più famose che vedono i Veneti scendere in campo e combattere da protagonisti? In realtà per lo più lo ignoriamo, anche perché la maggioranza degli scontri che ci sono descritti dalle fonti storiche che vedono i Veneti combattere sono scontri riportati dalle fonti romane, che trattano per lo più di battaglie che vedono Roma fronteggiare i propri nemici e nelle quali i Veneti giocano un ruolo di appoggio ai Romani. Sappiamo ad esempio che nel 225 a.C., mentre i Galli insubri, Boi, Taurini e i loro mercenari gesati marciano verso l'Etruria, contemporaneamente i Veneti invadono proprio le terre dei Boi in accordo con i Romani, per far sì che parte delle truppe galliche venissero ridirette a difendere i propri territori e non potessero quindi partecipare all'invasione. Sappiamo poi che alcuni contingenti veneti partecipano alla battaglia di Cannes. E sappiamo infine che nel 91 a.C., durante la guerra italica, i Veneti fornirono ai Romani diversi reparti di frombolieri, i famosi frombolieri o pitergini, che venivano da Oderzo. In realtà, l'unico episodio conosciuto che vede i Veneti combattere da soli e oltretutto vincere contro un avversario è un episodio del 301 a.C. E oltretutto, in questo caso, il nemico, la controparte dei Veneti, niente poco di meno che è un monarca spartano, Cleonimo. A dirla tutta, Cleonimo ci viene restituito dalle fonti più che altro come un avventuriero, una sorta di soldato di ventura. Ma questo perché effettivamente tra IV e III secolo a.C., per molti potenti del mondo ellenistico, l'Italia era effettivamente concepita come terra di conquista, come terra dove andare a far fortuna con le armi. E Cleonimo ci prova già nel 302 a.C. in Italia meridionale, ma fallisce miseramente, prima contro i locali e poi, forse, ma su questo gli storici non sono tutti concordi, contro gli stessi romani. Sta di fatto che mentre la flotta di Cleonimo è di ritorno, un po' per caso più che per volontà, si trova sbattuta a nord dell'Adriatico, vicino alle coste del Veneto. Lì Cleonimo apprende che le campagne dei Veneti sono ricche e allora decide di risalire il corso di un fiume, il Medoacus, ovvero l'odierno Brenta. A un certo punto del corso del Medoacus la flotta di Cleonimo non riesce più a proseguire in maniera agevole e allora il condottiero spartano manda avanti i suoi battelli più leggeri, con sopra un piccolo contingente in avanscoperta. Questo contingente arriva nei dintorni di Patavium, di Padova, sbarca e comincia a saccheggiare i villaggi che Tito Livio ci dice essere dei Veneti marittimi. Dopo aver saccheggiato questi villaggi, gli Spartani, ebbri e desiderosi di bottino, avanzano ancor di più nell'entroterra. Se non che la notizia che sono giunti questi saccheggiatori arriva a Padova e la gioventù patavina si arma e si mobilita immediatamente. Questo perché, ci dice Tito Livio, all'epoca i patavini erano sempre sul chi vive, pronti a intervenire in armi perché avvezzi a subire scorrerie da parte dei Galli. Siamo effettivamente alla fine del IV secolo a.C. e probabilmente i rapporti con i Cenomani non si sono ancora normalizzati. Bene, i patavini si dividono in due contingenti, uno che va incontro ai saccheggiatori e l'altro che punta al luogo dove sono stati attraccati i battelli leggeri degli Spartani.
Mentre il primo contingente sconfigge, respinge e insegue i saccheggiatori, il secondo massacra la guarnigione posta a guardia dei battelli ed è pronta a prendere alle spalle i predoni in ritirata, che vengono stritolati. Non contenti, i patavini si danno subito da fare e costruiscono delle chiatte. Insieme a queste e ai battelli leggeri rubati agli Spartani, scendono il corso del Brenta, fino a dove Cleonimo ha ormeggiato la sua flotta con le navi pesanti. Vedendo questo stuolo di battelli venetici che gli viene incontro, la flotta spartana fugge, anche perché non si sente molto a suo agio a manovrare in un fiume. Durante l'inseguimento decine di navi degli Spartani vengono catturate, vengono affondate, vengono incendiate e i Veneti inseguono gli Spartani fino alla foce del Brenta. Cleonimo riuscirà a fuggire per pura fortuna, con solo un quinto della sua flotta originaria. Tito Livio ci dice che, ancora ai suoi giorni, a Padova, per celebrare l'evento, il ricordo di questa grande vittoria, una volta l'anno, nel fiume che scorre al centro di Padova, vengono organizzati dei giochi d'acqua e delle gare tra dei battelli. Ed ecco come i Veneti riuscirono a sconfiggere uno dei popoli guerrieri più temuti del mondo mediterraneo. Quegli Spartani che alle Termopili avevano resistito fino all'ultimo uomo contro i persiani, vennero sconfitti e volti in fuga dai prodi guerrieri venetici. Termina qui la seconda parte del filmato sui Veneti e se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. E se anche voi avete delle domande, scrivetele pure nei commenti. Grazie.